tutti e ben ritrovati nel canale del Filo Rosso. Se vi è piaciuta la maglia che avete visto nelle foto dell'anteprima del video, restate con me che vi racconto come l'ho realizzata. È una maglia molto fresca, estiva, elegante, con il colore nero che, come sapete, è sempre il colore dell'eleganza e della raffinatezza. Ha un motivo molto semplice di pizzo intorno alle spalle nella parte finale, come avete visto, ed è veramente molto molto raffinata. È un progetto che si realizza in top down, quindi dall'alto verso il basso, partendo appunto montando appunto delle catenelle intorno al collo e poi scendendo, lavorandolo mano a mano verso la fine. Lavorandolo metteremo dei marker e andremo a dividere i nostri 4 punti. Come al solito sapete che io adoro molto i top down perché sono progetti che non richiedono poi cuciture, e ovviamente copriremo, come avete visto, la parte davanti e la parte dietro, che sono assolutamente uguali, e andremo a dare appunto una traforatura con un punto fantasia molto bello e traforato. Poi scendendo andremo a mettere in sospensione le maniche, andremo a lavorare in tondo e completeremo nella parte finale con lo stesso motivo di pizzo che abbiamo lavorato per le maniche. Tutta la lavorazione è eseguita a giri alterni di maglie alte e maglie alte incrociate. Sui giri di maglie alte noi andremo a fare nella parte alta dello sprone i nostri aumenti che serviranno per sviluppare e ingrandire appunto la nostra maglia. Ora vediamo l'occorrente che ci servirà e poi vi darò le istruzioni per la lavorazione. Io ho utilizzato 4 gomitoli da 50 grammi di filato Subomi di Ema Fassio, lo stesso che avevo utilizzato per lavorare maglia Edera nel colore verde speranza. Questa volta ho scelto il nero Ninja, quindi la maglia pesa 200 grammi e ho realizzato una taglia M. L'etichettatura del filato vi ridico appunto il metraggio: 50 grammi sono 125 metri e l'ho lavorato con un uncinetto del 3,5. Se volete appunto utilizzare un altro tipo di filato, ricordatevi però di utilizzare un filato dello stesso metraggio e lo stesso numero di uncinetto che ho utilizzato io per la lavorazione, se appunto vi volete basare sulle indicazioni che do. Se andate ad utilizzare un filato più sottile o più grosso, perché molto spesso mi dite sto utilizzando un filato molto sottile, un uncinetto del 2 oppure un uncinetto del 5, un filato molto più spesso, io non posso darvi indicazioni per lavorare, ma non perché non voglio, perché il progetto va ricampionato completamente. Quindi io vi do tutte le istruzioni per lavorarlo con questo filato oppure con un filato di pari metraggio e con lo stesso numero di uncinetto per avvicinarsi di più al tipo di lavorazione che ho realizzato io. Vi do anche le misure, quindi poi voi vi saprete regolare. E naturalmente il consiglio che io vi do è quello sempre di provare lo sprone strada facendo e provarlo spesso per vedere appunto come si sviluppa il progetto. Vi servirà inoltre un uncinetto del 3,5, vi serviranno dei marker per fissare i punti appunto del nostro sprone, una forbice, un ago da lana per nascondere le codine e un metro. Io nell'ultimo giro, adesso non so se riuscite a vederlo, però lo realizzerò con un cordino I-cord come quello che abbiamo visto per i montaggi dei raglan delle maglie Edera e Camelia. Ho passato un cordoncino ogni 2 maglie dentro e fuori nell'ultimo giro di maglie alte e poi l'ho fatto uscire da dietro appunto intorno alla schiena. Poi tirando il cordino la maglia restringerà proprio nel punto vita, quindi sopra il pizzo del motivo fantasia, e avrò appunto una circonferenza che mi segnerà ulteriormente il punto vita e quindi andrà leggermente a restringermi e a sfiancare ancora di più la maglia. E questo è facoltativo naturalmente, io ho fatto così, cioè la maglia comunque è morbida, non è troppo attillata, però appunto poi voi potete decidere strada facendo se lasciarla così morbida o se fare come ho fatto io. Vediamo come sviluppare il progetto, ve lo spiego per tutte le taglie, poi voi sapete che nel video tutorial io realizzerò il progetto per una taglia M.
che è la mia. Io vesto tra una S e una M, ma poiché ho un seno abbondante devo sempre gestire lo sprone, insomma, in modo che la circonferenza si adatti al mio giroseno. Allora, io ho montato un numero totale di 118 catenelle che corrispondono all'incirca a 57 centimetri. E ho suddiviso, ho chiuso in tondo le mie catenelle e sono andata a fissarmi subito dei marker, dividendomi le maglie in questo modo: 28 maglie per il davanti e 28 per il dietro e 31 per ogni spalla. Vi ricordo che il motivo del punto fantasia che andremo a lavorare è multiplo di 6, quindi il punto fantasia multiplo di 6, se lo lavoriamo in tondo, mentre per le spalle, quando andremo a lavorarlo, siccome appunto lo lavoreremo a giri di andata e di ritorno, sarà multiplo di 6 più una, che è la catenella appunto che mi serve poi per delimitare il mio paletto. Allora vedremo poi da subito come sviluppare il nostro sprone. Lavoreremo il primo giro a maglie alte nella parte del davanti, il secondo giro a maglie alte incrociate e dal terzo giro per tutte le taglie andremo ad applicare gli aumenti. Questi sono gli aumenti che io ho fatto a giri alterni, quindi nei giri di maglie alte per la taglia M. Nel terzo giro ho fatto 4 aumenti, nel quinto ne ho fatti 6. Quindi in tutti i numeri dispari ho applicato gli aumenti, nel settimo giro ho fatto 6 aumenti, nel nono giro ne ho fatti 6 a giri alterni fino alla fine, fino ad arrivare al 17° giro. E poi nel 19° giro io ho chiuso lo sprone e non ho applicato aumenti. Qui vedete voi, potete continuare eventualmente se lo sprone ha bisogno di sviluppare ancora perché non siete arrivati al punto di chiusura delle braccia, potete continuare a sviluppare ulteriori aumenti nei giri successivi. Nel nono giro di lavorazione io ho lavorato il punto fantasia facendo un leggero aumento di catenelle. Quindi sono andata nelle catenelle di spaziatura dell'archetto a fare degli ulteriori aumenti, ma non vi preoccupate perché vedremo tutto strada facendo, tutte queste cose le vedremo strada facendo. Ora vediamo per una taglia S, quindi io adesso vi do dei riferimenti, poi le realizzeremo assieme. Per una taglia S dovete montare 114 catenelle suddividendolo 26 e 26 per il davanti e per la parte dietro e 31 per le maniche. Quindi realizzate la catenella, chiudete in tondo e poi mettete i marker già subito di suddivisione. E per gli aumenti dal terzo giro e sempre nei giri dispari, io vi scrivo fino al 17°, poi se provando nell'indosso lo sprone avete bisogno continuate a fare gli aumenti, ma per una S credo saranno sufficienti. Il problema sicuramente di continuare con gli aumenti sarà per le taglie L, XL. Gli aumenti sono questi, se ve li volete appuntare: nel terzo giro 4, gli aumenti si fanno sempre nella parte del davanti e nella parte del dietro ad ogni giro e distribuiti in modo uniforme, quindi conto il numero delle maglie che ho sottostanti e le divido per il numero di aumenti che devo montare. La divisione, il risultato mi dirà ogni quante maglie dovrò applicare l'aumento. Quindi al terzo giro 4 aumenti, al quinto 4, al settimo 4 aumenti e dal nono giro al 17° giro, nei giri dispari, sempre 6 aumenti. Vediamo per le taglie L e XL come fare. Allora, per la L dovete montare 134 catenelle, chiuderle intorno e mettere i marker distanziando in questo modo: 30 catenelle per il davanti, 37 per la spalla, 30 per il dietro e 37 per l'altra spalla. E questi sono gli aumenti che dovete applicare dal terzo giro, quindi sempre 6 fino all'11° e dal 13° in poi. Io ho messo fino al 19° 7, però ovviamente ho idea che provandolo sicuramente per la taglia L e XL dovrete continuare con dei giri di lavorazione e continuare a montare di più. Se avete bisogno di montare negli ultimi giri più aumenti, fatelo tranquillamente, anziché 7 continuate con 8 magari negli ultimi giri. Per la taglia XL
Dovete montare 138 catenelle, chiuderle in cerchio e suddividerle in questo modo: 32 per la parte davanti e dietro e 37 per le spalle. E gli aumenti del terzo giro in tutti i giri dispari di maglie alte che dovrete applicare sono questi: 6 aumenti il terzo, poi sempre 7 fino al 15esimo, dal 17esimo in poi 8 o più aumenti a seconda della vostra corporatura. Andiamo ora a iniziare il nostro progetto che andremo a sviluppare ora per la taglia M. Vi faccio vedere il motivo del punto fantasia. Il punto l'ho trovato appunto nel web, è un punto libero, un pattern free, e dalla maglia mi sono ispirata sempre nel web, però la maglia, avevo visto un piccolo schemino con la foto di questa maglia, era realizzata a pannelli, quindi il pannello del davanti, il pannello del dietro e poi le maniche, e tutto cucito. Io ho realizzato appunto la maglia in top down, quindi l'ho sviluppata a modo mio, lavorandola in top down e applicando anche delle variazioni poi del punto fantasia sulle maniche per andare ad aumentare un pochino l'ampiezza della manica. Il punto, come vedete, è questo. Ci sono due schemi che io ho stampato. Uno è lo schema appunto per la lavorazione che utilizzerò per le maniche e che mi dirà come iniziare e terminare il giro. Vedete, se vi è comodo potete appunto per le maniche utilizzare questo, ed è multiplo di 6. Sotto lo schema è lo stesso e identico, però è quello che si utilizza per la lavorazione in tondo, perché ci sono indicate le chiusure dei giri, quindi come chiudere il giro e come iniziare il giro successivo, e se vi può essere utile il punto è questo. Una volta realizzata la mia catenella, la chiudo in tondo. Stavolta ho realizzato la catenella. Si può sempre realizzare il metodo I-cord per la chiusura appunto della catenella in tondo, ma trattandosi di una maglia estiva morbida non ho appunto problemi che mi resti accollata. Poi comunque il cotone Tsubomi è molto bello sostenuto, quindi non cede, non è un cotone che si allarga, quindi ho deciso di farlo così. Allora chiudo la catenella in cerchio, quindi cerco di allinearla bene, e vado di queste 108 catenelle a posizionare subito i miei marker, dividendo appunto lo sprone in questo modo. Mi alzo quindi con 3 catenelle, 1, 2, 3, che corrispondono alla mia prima maglia alta, e lavoro le mie prime 28 maglie alte. Lavorato le mie 28 maglie alte. Ora devo iniziare sulle 31 maglie alte successive, devo iniziare a lavorare il mio punto fantasia, e quindi filo sull'uncinetto, nella catenella successiva faccio una maglia alta, vado subito a posizionare il mio marker dividendo le 28 maglie dalla spalla, delle 28 maglie del davanti, dalla parte che adesso inizio a fare col punto fantasia per la spalla. Quindi da qui inizio con la spalla, perciò una maglia alta, una seconda all'interno dello stesso spazio, mi alzo con 3 catenelle ed effettuo un picot, quindi significa che rientro nella prima maglia di base e chiudo con una maglia bassissima, formando appunto questo picot. Filo sull'uncinetto, rientro sempre all'interno dello stesso spazio e faccio una maglia alta, quindi ho formato questo mezzo motivetto che è questo qui del punto fantasia, vedete, questo primo, e adesso procedo a lavorare il mio punto fantasia. Quindi faccio 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, filo sull'uncinetto, salto 5 catenelle di base, 1, 2, 3, 4, 5, entro nella sesta e effettuo il mio fiorellino, inizio a fare il mio motivo a fiorellino, quindi faccio una maglia alta, 3 catenelle per realizzare un picot, rientro nella prima della catenella e faccio una maglia bassissima
rientro con il filo sull'uncinetto all'interno dello stesso spazio di base, faccio una maglia alta. Mi alzo con 3 catenelle, 1, 2 e 3, rientro all'interno dello stesso spazio di base e faccio una maglia bassissima per formare il mio secondo picot. Filo sull'uncinetto, rientro sempre all'interno dello stesso spazio, faccio un'altra maglia alta, 3 catenelle per alzarmi, faccio il mio picot e effettuo l'ultima maglia alta entrando sempre nello stesso spazio sottostante di base, e quindi ho formato questo fiorellino. Procedo sempre in questo modo ora, facendo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, salto 5 catenelle di base, 1, 2, 3, 4, 5, entro nella sesta e riparto facendo il fiorellino come abbiamo visto, e procedo così per tutta la fino al, scusate, non per tutta la circonferenza, ma per le 31 maglie di base sottostanti, quindi facendo 5 motivi interi di fiorellini. Allora vedete, io ho realizzato 1, 2, 3, 4 motivi, perché il primo è mezzo motivo, poi 1, 2, 3 e 4. Adesso concludo facendo il mio mezzo motivo, quindi ho fatto le ultime 5 catenelle, salto 1, 2, 3, 4 e nella quinta, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e nella sesta faccio una maglia alta, 3 catenelle e faccio un picot e poi eseguo altre 2 maglie alte all'interno dello stesso spazio, quindi una prima maglia alta e una seconda maglia alta, e qui ho completato il motivo del punto fantasia per la mia spalla. Non vi preoccupate se questa prima parte del lavoro, questo primo giro, vi sembrerà che questo motivo venga un po' arricciato. Lavorandolo nei giri successivi poi vedrete che quando andremo a lavorare i prossimi motivi il tutto si assesterà e quindi il punto verrà rigido. Allora adesso devo fare sempre le mie 28 catenelle della parte del dietro, quindi dalla successiva in poi faccio 28 maglie alte, quindi lavoro la prima, metto già il mio marker di separazione in questo modo, perché così ho separato il mezzo motivo del punto fantasia dalla parte del davanti o del dietro che noi andremo a realizzare, e quindi eseguo le mie 28 maglie nel caso della taglia M. Ho lavorato le mie 28 maglie alte ed inizio a fare la stessa cosa che ho fatto prima per la lavorazione del punto fantasia. Allora intanto qui dopo le 28 maglie alte metto il marker, ho lavorato 2 maglie alte all'interno dello stesso spazio e faccio la stessa identica cosa che vi ho fatto vedere poco fa per la lavorazione della parte del punto traforato per la spalla. Quindi faccio il mezzo motivo a punto fantasia, quindi il mezzo ventaglietto, diciamo il mezzo fiorellino, le 5 catenelle 4 e 5 di separazione dell'archetto, 1, 2, 3, 4, 5 e nella sesta riparto con la ricostruzione del mio fiore. Lavoro i miei 5 motivi per la taglia, nel caso della taglia M, e poi ci vediamo per come proseguire. Completati i miei 4 fiorellini e sono arrivata anche quasi alla fine del giro,
Ho le 5 maglie sottostanti di base, nella sesta eseguo il mezzo punto del fiore, quindi la maglia alta, 3 catenelle, il mio picot, quindi chiudo con la maglia bassissima e all'interno dello stesso punto di base effettuo altre 2 maglie alte, perché completo così il ventaglietto del mio fiorellino. Quindi 1 e 2. Chiudo il mio giro con una maglia bassissima agganciandomi alla terza catenella delle prime 3 del giro effettuate. Vado a mettere subito il mio marker, che è quello di colore diverso che delimita sia lo stacco tra il punto della manica e l'inizio appunto del prossimo giro, e lo stacco della manica e la parte del davanti. Quindi mi alzo con, anzi faccio così, praticamente con una maglia bassissima cammino nella maglia successiva, mi alzo con 3 catenelle ed effettuo subito rientrando nella maglia del punto precedente e faccio una maglia alta incrociata, perché questo giro di lavorazione lo vado a lavorare a maglie alte incrociate nella parte davanti e dietro. Per tutti i giri successivi alternerò un giro di maglie alte dove andrò ad effettuare i miei aumenti e un giro di maglie alte incrociate semplicemente dove naturalmente non effettuerò gli aumenti. Quindi le maglie alte incrociate si lavorano come: salto una maglia di base, vado nella successiva, lavoro la maglia alta, filo sull'uncinetto, torno indietro e incrocio la maglia alta, e quindi vado a dare anche una texture diversa alla mia lavorazione, è un po' più carina, insomma, anche perché comunque lavorando in questo modo si crea una leggera traforatura e poi nell'indosso, magari nel nero si vede un pochino meno, ma nel bianco mi dà un bel effetto. Quindi lavoro tutta, laddove trovo tutte le maglie alte sottostanti, lavoro questo punto incrociato. Completo la mia parte del davanti effettuando le ultime 2 maglie incrociate e vedete che mi sono avvicinata al marker di divisione. Quindi qui ho completato sempre con 28 maglie incrociandole. Ora trovo il marker perché inizia il mio punto fantasia, lo tolgo in questo modo ed effettuo una maglia alta qui nella prima delle maglie del fiorellino e posiziono subito il mio marker perché questo sarà il mio giro di divisione. Qui inizierò appunto la divisione delle spalle. Ora faccio 1, 2 e 3 catenelle e riprendo a lavorare il mio punto fantasia. Nell'archetto delle 5 maglie di separazione, nella terza centrale, quindi 1, 2, 3, col filo sull'uncinetto eseguo il mio fiorellino. Quindi vado a sfarsare il motivo che ho lavorato prima, ora lo vado a lavorare così sopra gli archetti. Quindi faccio le mie 3 catenelle, faccio il picot e lavoro il fiore come abbiamo visto nel giro precedente. Così, e una maglia alta e ho completato il mio fiore, vedete? Ora faccio sempre 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, vado nell'archetto successivo al centro nella terza catenella, quindi 1, 2, 3 e ripeto sempre il mio motivo. Quindi procedo così a creare i fiorellini in tutti gli archetti. Ecco, vedete l'effetto
ottenuto è questo. Poi mano a mano che si lavora i punti si distendono e la rete appunto dei fiorellini si apre. Ho lavorato quindi il mio ultimo fiorellino e mi sono avvicinata alla fine, vedete, in questo modo, 2 catenelle, 2 catenelle e poi punto l'uncinetto qui nella terza delle maglie alte del fiore, in questa, quindi non nella prima maglia alta, non nella seconda, ma nella terza, ed effettuo una maglia alta e concludo quindi così. Vedete, anche qui avevo una maglia alta all'inizio e qui una maglia alta. Quindi tolgo il mio marker e inizio a lavorare le mie maglie incrociate. Allora, quindi passo alla successiva e faccio in questo modo e incrocio, e qui ho già una maglia alta incrociata. Metto il marker in questo modo di separazione, che così divido la parte della spalla con la parte dell'anteriore, e continuo a lavorare le mie maglie incrociate. E poi, quando incontro l'altro marker, procedo a lavorare l'altra parte della spalla così, con lo stesso sistema che abbiamo visto, applicando e lavorando il punto fantasia. E ci vediamo alla fine del nostro giro. Terminato, è giunta quasi alla fine del giro, ho effettuato l'ultimo fiorellino, le 2 catenelle di spaziatura. Posso togliere il mio marker di inizio giro e faccio una maglia alta sopra la maglia alta, 1, 2, 3, la terza del mezzo fiorellino sottostante. Chiudo il mio giro con una maglia bassissima e riposiziono il mio marker. Ora sono al terzo giro. Vi ricordate che vi avevo detto prima appunto che nei giri dispari per tutte le taglie a partire dal terzo dobbiamo fare gli aumenti. Io adesso vi faccio vedere per questo giro come fate e poi andrete avanti nei giri successivi da sola. Quindi tutti i giri dispari, il terzo, il quinto, il settimo, il nono, l'11°, il 13°, il 15°, 16°, quindicesimo, 17° e basta, perché io poi mi sono fermata, però qui eventualmente, come vi ho detto, potete continuare a mettere gli aumenti se necessari. Andiamo a fare gli aumenti come vi ho indicato per ogni taglia. Quindi nel terzo giro andiamo a farne 4 sulla parte davanti e 4 sulla parte dietro. Gli aumenti vanno sempre distribuiti, non vanno mai messi negli stessi punti. È anche vero che qui abbiamo dei giri alterni con le maglie alte incrociate, però comunque andiamo a distribuirli. Come facciamo? Contiamo, se vogliamo, il numero di maglie sottostanti e dividiamo per il numero di aumenti che dobbiamo fare. Il risultato sarà ogni quante maglie di base dovremo applicare gli aumenti. Io adesso e per ogni giro vi faccio vedere come si fanno gli aumenti. Gli aumenti si fanno sempre al primo e all'ultima maglia del giro e poi il resto si distribuisce lungo appunto la nostra riga di maglie. Quindi mi alzo con 3 catenelle, 1, 2 e 3, e qui nel primo punto di base faccio già subito il mio primo aumento, e quindi devo fare 4 in totale. Quindi il primo l'ho già fatto, continuo a lavorare a maglie alte. Quindi che cosa faccio? All'incirca, se lo voglio fare ad occhio, il primo e l'ultimo lo farò nella prima e nell'ultima maglia del giro e gli altri 2 all'incirca li distribuisco, uno qui e uno qui, perché divido e porziono in parti uguali i miei aumenti. Quindi lavoro a maglie alte, se voglio fare una divisione più precisa faccio la suddivisione con la calcolatrice oppure ad occhio. Io qui applico un aumento, quindi all'interno dello stesso spazio ho messo il mio secondo aumento. Il terzo lo metterò qui e l'ultimo alla fine, che sarà il quarto.
Quindi adesso metto il terzo aumento, qui metto l'aumento ed è il terzo, e poi l'ultimo lo lavoro nell'ultima maglia alta di questo anteriore. E poi vediamo come iniziare con il punto fantasia. Ecco, sono arrivata, vedete, l'ultima maglia del giro, e in questa ultima maglia ne effettuo 2 e ho completato con l'aumento in questo modo. Ora tolgo il mio marker e adesso alterno sempre questi 2 giri, quindi faccio la stessa cosa che ho fatto nel primo giro, ed ora in poi alternerò il primo e il secondo giro sempre. Quindi faccio una maglia alta, metto il mio marker perché suddivido la parte dell'anteriore dalla parte della spalla, una seconda maglia alta, il mio picot, e poi effettuo un'altra maglia alta all'interno dello stesso spazio, e ho praticamente realizzato lo spicchietto del mio mezzo fiorellino. Procedo quindi con le mie 5 maglie per scavalcare il fiorellino e andare nell'archetto successivo e nella terza maglia ripartire, quindi nella maglia centrale ripartire e fare il mio fiorellino, e procedere così per tutti i giri successivi. Quindi alternerò le maglie alte incrociate con gli aumenti che vi ho indicato in questo modo, e per il punto fantasia andrò a alternare sempre quello che abbiamo visto adesso del primo e del secondo giro, fino a sviluppare il mio sprone. Nel nono giro io ho deciso di aumentare un pochino anche la parte della spalla, e vi faccio vedere come. A partire dal nono giro ho iniziato appunto ad aumentare un pochino la spalla facendo in questo modo. Quindi faccio il mio motivo e anziché fare 5 catenelle di separazione ne faccio 7, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E passo e procedo nell'archetto successivo a realizzare quindi sempre il mio fiorellino. Questo significa che ho aumentato un po' di più la catenella della spalla, appunto per dare un pochino di più ampiezza alla manica, e lo potete fare facoltativamente se volete, oppure potete procedere sempre così. Poi nel giro successivo, anziché fermarmi nella terza catenella dove puntare e fare il fiorellino, vi fermate nella quarta. Quindi ne lascerete 3 catenelle di spazio, nella quarta punterete l'uncinetto e andrete a fare il mio fiore, anziché appunto fare nella terza centrale che abbiamo visto. Questo se avete piacere di allargare un pochino la manica. Vedete, lo sprone è questo. Quindi ora vi lascio procedere da sole con la lavorazione, come vi ho fatto vedere, applicando gli aumenti e lavorando appunto il vostro sprone. A questo punto la mia lavorazione, dopo 18 giri di lavorazione, io sto completando il 18° giro, si presenta così. Vedete? Questo è l'effetto appunto che dà il pizzo della manica. Quindi i miei 18 giri adesso corrispondono ad un raglan, a una diagonale di 19-20 cm. Il consiglio che vi do appunto è quello di provarlo assolutamente indosso a voi per valutare appunto se è il momento di chiuderlo o meno, oppure se dovevate chiuderlo prima. Io adesso appunto al 18° giro ho lavorato le mie maglie alte incrociate e andrò a lavorare il 19° giro facendo appunto le chiusure del corpo centrale, quindi
andrò a chiudere, a lasciare in sospeso le mie maniche adesso, quindi andrò ad unire i miei punti dei raglan e andrò a proseguire la lavorazione chiudendola e lavorandola circolarmente nel corpo centrale della mia maglia. Ecco qui, vi faccio vedere un po' l'effetto appunto del pizzo traforato. Sono arrivata alla fine del mio 18° giro, quindi ho fatto il mio ultimo motivo e le 3 catenelle e vado a chiudere con una maglia, vado a chiudere appunto il giro e faccio una maglia alta nella terza delle maglie alte del fiorellino, del mezzo fiore, vedete, quindi sopra a questa che è la prima, e poi chiudo il mio giro con una maglia bassissima. Questo è il marker di inizio che ora posso togliere e chiudo il giro con una maglia bassissima. Ora qui posso andare ad unire la mia manica e prendere l'altro raglan, che è questo dove ho segnapunti, quindi piegare il lavoro così. Adesso potete decidere voi se unire direttamente con una maglia bassissima da questo lato oppure fare delle catenelle, perché magari dovete allargare ulteriormente il vostro sprone e quindi queste 3 o 4 catenelle, 5 che vi servono, vi andranno ad aumentare anche la circonferenza della maglia. E poi ulteriormente nel prossimo giro di lavorazione a maglie alte potrete anche applicare degli ulteriori aumenti. Nel mio caso, per questa taglia che sto facendo, io non vado ad aumentare, a fare giri di aumenti, perché appunto ho provato il mio sprone e quindi ho deciso che va bene così. Però ognuno di noi lo può adattare. Per esempio, se qualcuno ha un seno abbondante può ulteriormente procedere facendo degli aumenti in questo giro e anche montare delle catenelle che serviranno poi per dare più ampiezza alla nostra maglia. Io ne faccio giusto un paio per la mobilità, quindi 1 e 2. Prendo il mio marker, che è quello della manica, vediamo se riesco a farvi capire, quindi prendo la mia manica e la chiudo, faccio 2 catenelle, prendo il marker dall'altra parte e lo unisco con una maglia bassissima, in questo modo. Quindi ho dato praticamente un centimetro di spazio qui sotto. Ora mi alzo con 3 catenelle, 1, 2, 3, che corrispondono alla mia maglia alta. Non vado a lavorare in questo senso, altrimenti lavorerei a rovescio il lavoro. Quindi prendo così la catenella con cui mi sono alzata e vado a lavorare le mie maglie alte nelle 2 catenelle che ho montato. E 2, vedete? E procedo la lavorazione tutta a maglie alte adesso fino a che arrivo all'altro marker. Ora io non monterò aumenti in questo giro, come vi ho detto, perché l'ho provata e ho testato che la mia circonferenza va bene così. Se voi avete necessità potete applicare altri 6 aumenti o quelli che vi servono appunto per raggiungere l'ampiezza desiderata. Ecco qui, ho lavorato tutte le mie maglie alte del 19° giro da questo lato e sono arrivata appunto all'altro marker dove appunto inizia l'altra manica e devo ricongiungermi con quest'altro in questo modo. Dall'altra parte avevo fatto le 2 catenelle, però qui non posso fare con questo sistema perché altrimenti poi lavorerei a giri sfarsati. Quindi che cosa faccio? Filo sull'uncinetto, vi faccio vedere da vicino, mi creo 2 maglie alte per agganciarmi. Quindi punto l'uncinetto qui sotto e creo una catenella che è la base della prossima maglia alta e faccio una maglia alta. Ve lo faccio rivedere meglio. Filo sull'uncinetto, entro alla base di questa maglia e porto fuori il filo. Porto fuori il filo una prima volta e creo la base della maglia alta
esco da questi due e poi esco dagli altri due, quindi vedete ho creato una maglia alta. Nuovamente prendo il filo sull'uncinetto e dentro alla base di questa maglia alta, porto fuori il filo una prima volta, porto fuori il filo da una maglia, lo porto fuori da tutte e due e lo porto fuori da tutte e due. In questo modo io ho creato le mie 2 maglie alte. Vado da questo lato, quindi vedete qui ho tutta la mia manica in questo modo e devo andare a unirla così. Questa è la manica di pizzo, quindi filo sull'uncinetto. Questo è il motivo che devo andare ad unire dell'altra maglia, vedete il fiorellino intero dell'archetto e il mezzo archetto che è questo qui, e qui io avevo il marker, quindi faccio filo sull'uncinetto, entro nella mia maglia alta che ho creato, l'ultima nella base, ed entro anche nella maglia, quindi lascio perdere quelle del mezzo ventaglietto, le 3 maglie alte, queste qui, quelle del ventaglietto le lascio perdere ed entro qui nella prima delle maglie alte dopo le 3 catenelle. In questo modo porto fuori il filo e con una maglia bassissima esco da una maglia, poi esco dalle altre 2 e poi esco dalle altre 2. Praticamente io, vedete, ho creato le 2 maglie alte e mi sono unita con una maglia alta per continuare il giro. Se volete lo rivediamo. Quindi abbiamo fatto la fine del giro, 2 maglie alte, filo sull'uncinetto, entro nella base della maglia alta che mi ero creata e porto fuori una maglia. Prendo l'altra parte che devo unire, quindi in questo giro qui io ho le 3 catenelle e la maglia alta, entro nella maglia alta, porto fuori il filo e lo porto fuori anche dalla prima maglia. In questo modo mi restano 3 maglie, esco da 2 maglie e esco da 2 maglie. Io così ho unito il mio giro e posso continuare ad andare a lavorarlo intorno, nel mio caso senza aumenti perché non ne ho bisogno, e poi valuterete invece voi se avete bisogno di aumentare ulteriormente le maglie se avete un seno abbondante. Una volta che avete completato tutto il giro, chiudete come al solito con una maglia bassissima. Per la chiusura dello sprone, naturalmente io vi consiglio di farlo in un giro di maglie alte, non di maglie alte incrociate, perché andate meglio. E una volta chiuso, io appunto l'ho effettuato nel giro di maglie alte semplici, una volta effettuata appunto la chiusura, riprendete la lavorazione alternando un giro di maglie alte e un giro di maglie alte incrociate. Quindi in questo giro io mi alzo con 3 catenelle e vado nella catenella precedente e faccio incrocio già la mia maglia e parto così, vedete, a fare già le mie maglie alte incrociate. Poi farò il giro successivo a maglie alte e alternerò, come ho fatto finora, tutto il resto cioè un bel pezzettino adesso di lavorazione, alternando questi 2 giri. Quindi, come abbiamo visto finora, un giro a maglie alte e un giro a maglie alte incrociate. Ecco, vedete, ho completato il giro di lavorazione a maglie alte incrociate, quindi chiudo con una maglia bassissima nella terza della catenella della maglia incrociata. Mi alzo con 3 catenelle, 1, 2, 3 e riprendo la lavorazione a maglie alte. Mi raccomando, per le maglie alte incrociate naturalmente assicuratevi sempre di avere un numero di maglie di numero pari. Procedo alternando questi 2 giri. Io dallo scalfo della manica ho lavorato a maglie alte e maglie alte incrociate per 15 cm, quindi 15 cm, dopodiché ho lavorato per altri 10-11 cm circa il punto fantasia
lo stesso quello delle maniche, lavorato in tondo per completare appunto la parte finale della mia maglia, e qui deciderete voi appunto se applicare appunto gli stessi miei centimetri di lavorazione o allungare ulteriormente. Ora vi faccio vedere come lavorare la parte di pizzo lavorata in tondo. Vedete, io ho questo schema, ne ho due praticamente. Lo schema l'ho trovato, come vi dicevo, sul web. Questo è lo schema per lavorare appunto le maniche, perché ho un inizio e una fine per lavorare con giri di andata e di ritorno, mentre questo è lo schema per lavorare in tondo, e se vedete appunto qui ci sono le indicazioni su come operare nei giri intorno per la chiusura. Il punto vi ricordo che è multiplo di 6, quindi alla fine della base della maglia l'ultima catenella che dovrete avere di maglie alte dovrà, scusate, l'ultima non catenella, l'ultimo giro di maglie alte che avrete dovrà essere multiplo di 6, quindi mi raccomando di andare ad aggiungere eventualmente o a togliere qualche maglia, quindi le contate prima di fare l'ultimo giro e andate a fare o un paio di aumenti o un paio di diminuzioni, in modo da avere un numero di maglie multiplo di 6. Ora vi faccio vedere come realizzare il punto in tondo. Supponiamo che questa sia la mia circonferenza della maglia, ve lo faccio vedere sul campione con un filato chiaro perché io la maglia naturalmente l'ho già eseguita. Allora, questa è la mia circonferenza e facciamo finta che qui io alla base abbia delle maglie alte o delle catenelle, non cambia nulla. Quindi mi alzo con 3 catenelle, 1, 2 e 3. Ne faccio altre 3, 1, 2, 3. Queste qui sono le catenelle del picot, quindi che vado a chiudere con la maglia bassissima, filo sull'uncinetto, rientro all'interno dello stesso spazio e faccio la maglia alta, quindi ripeto a fare il mio motivo come abbiamo visto prima. E come ho fatto per i giri iniziali di base, monto il mio motivo a punto fantasia lungo tutta la mia circonferenza della maglia. Ora faccio le 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, conto 1, 2, 3, 4, 5 spazi e nel sesto spazio di base inizio di nuovo a fare il mio motivo a punto fantasia e continuo per tutta la mia circonferenza in questo modo. Ho completato tutti i miei fiorellini. Alla fine, invece che fare le 5 maglie, ne faccio 2, quindi 1, 2, filo sull'uncinetto e mi aggancio alla terza maglia, alla terza catenella della prima maglia eseguita e faccio una maglia alta in questo modo. Quindi invece che fare le 5 catenelle sono andata a fare 2 catenelle e una maglia alta. In questo modo qui. Ora faccio 8 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 8 perché poi quando andrò a chiudere il giro le prime 3 saranno corrispondenti a questa maglia alta del fiore, quindi quando andrò a chiudere il giro le prime 3 catenelle saranno l'ultimo braccetto del fiore e le 5 sono le catenelle appunto dell'archetto che adesso noi andiamo a fare. Quindi entro nella terza maglia, quella centrale, e inizio a fare il mio fiorellino e procedo nuovamente il giro costruendo il mio fiore come abbiamo fatto finora. E lavoro lungo tutta la circonferenza i miei fiorellini, quindi io vi faccio vedere adesso soltanto i giri di inizio e chiusura del giro. Completato il mio giro di fiorellini, come chiudo il mio giro? Iniziando, vedete, dalla catenella, quando ho montato le 8 catenelle iniziali, mi aggancio alla base e inizio a fare il mio fiore
quindi la prima maglia alta, il mio picot, un'altra maglia alta all'interno dello stesso spazio con il picot, una terza maglia alta con il picot e anziché effettuare l'ultima maglia alta 1 2 3 mi aggancio con una maglia bassissima alla terza catenella delle prime 8 maglie iniziali che avevo fatto e chiudo in questo modo, e così ho chiuso il mio giro e ho anche la catenella di spaziatura delle 5 in questo modo. Ora con 2 maglie bassissime cammino e vado fino al centro dell'archetto nella terza catenella, quindi centrale, quindi faccio 3 maglie bassissime, sono al centro dell'archetto e riparto a fare il mio fiorellino, quindi 3 catenelle, altre 3 catenelle dove effettuo il mio picot e riparto così nuovamente. Adesso nei giri successivi dovrete ripetere la chiusura dei giri come vi ho fatto vedere finora, quindi facendo questi passaggi e lavorare in tondo i motivi appunto desiderati per la larghezza appunto del motivo pizzo che volete fare. Io ho lavorato il mio bordo per una decina di centimetri circa e l'ho lavorato per 6 giri, 1 2 3 4 5 e 6, quindi ho fatto 6 giri di questo motivo. Vedete voi appunto la lunghezza che desiderate fare e la mia maglia è così terminata. Anche per oggi il video tutorial è terminato. Spero che la proposta vi sia piaciuta, è una maglia estiva e molto fresca. Diciamo che è una canotta che ha una leggera copertura nelle spalle e nella parte finale, è molto elegante, molto sexy se vogliamo. Il nero è sempre il colore della raffinatezza e dell'eleganza. Va molto bene appunto per chi non vuole vestire con le spalle scoperte, però con il caldo ovviamente sappiamo che le maniche danno sempre fastidio, ma in questo modo, con questo sistema, abbiamo una maglia davvero molto fresca che comunque ci copre con delicatezza le braccia con un motivo veramente molto elegante. Spero che la proposta di oggi vi sia piaciuta, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Se vi è piaciuta lasciatemi un pollice in su. Non dimenticatevi di iscrivermi al mio canale YouTube e di farmi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Vi ringrazio e vi saluto, a presto, ciao ciao!